Ciao ragazzi, come state? Io mi chiamo Carmen per chi ancora non mi conosce, sono una hostess di volo con base a Breslavia e oggi vi parlerò del come trovare un lavoro anche senza esperienza, perché comunque da qualche parte si deve cominciare pure. Resta con me. Trovare un lavoro senza esperienza è valido sia per i giovani che hanno appena finito la facoltà o si sono diplomati, sia per chi è in questo momento un adulto che sicuramente prima ha avuto uno job, quindi ha lavorato per tantissimi anni e sapete per quale situazione non si lavora più, quindi hanno perso il lavoro. Dunque, cosa si può fare? Si può armare di tanta pazienza e cercare un lavoro, però senza esperienza un po' tutte le porte sono chiuse. Puoi comunque cercare di investire in te stesso, quindi cercare di acquisire dei nuovi skills, quindi nuove conoscenze, per esempio iniziare a imparare una lingua o iniziare a imparare un Word, Excel, quindi per quello che riguarda l'informatica, oppure puoi pensare di cambiare totalmente la rotta e cercare di diventare una cosa troppo bella che significa viaggiare gratis, diciamo volare gratis ed essere pure pagati. Quindi si tratta del mio lavoro, perché il mio lavoro praticamente lo prendi senza avere nessuna esperienza. L'unica cosa che ti serve è semplicemente conoscere la lingua inglese. Penso che è un po' alla portata di tutti. Come ti dicevo, la mia professione richiede la conoscenza di lingua inglese, che è la portata di tutti, e soprattutto un grande spirito di adattamento e di sacrificio, perché alla fine qualsiasi lavoro che devi fare, comunque devi fare dei sacrifici. Spirito di adattamento e cercare di adattarsi alla situazione, perché ci sono tantissimi imprevisti, quindi se sei ben preparato, comunque c'è una preparazione, innanzitutto c'è un training, se sei preparato non avrai nessun problema. E poi dall'altra parte la cosa bella è che ti giri il mondo e conosci veramente, ma veramente un sacco di gente. Prima di candidarsi invece rappresenterebbe un vantaggio le seguenti qualità. Per esempio, l'assistente di volo ha una spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali, un forte spirito collaborativo e una spiccata capacità di adattamento, come ho detto anche prima. Del resto, oltre ai passeggeri sempre diversi e tantissimi, anche 800, abbiamo qualche volta anche 4 voli al giorno e abbiamo anche 800 passeggeri, quindi vedi un sacco di gente. Per quello anche gli altri membri dell'equipaggio e i colleghi cambiano a ogni viaggio. Prima di candidarsi è importante sapere che un assistente di volo veste l'uniforme e rappresenta la compagnia aerea per cui lavora. Molta importanza è data anche nel dettaglio, mantenere la compostezza e si deve indossare tutti i pezzi dell'uniforme. Perché questo è importante? Perché se tu non ti metti per esempio la sciarfa o ti metti delle scarpe diverse da quelle che sono richieste dalla politica della compagnia aerea per cui lavori, non è una cosa bellissima, nel senso che tu vai in giro, quindi lasci l'aeroporto e quindi ti rechi a casa tua e dunque la gente ti vede. Tu sei l'etichetta della compagnia, tu sei il rappresentante della compagnia per cui lavori. Dunque questo del mantenere l'uniforme in buon stato e soprattutto mantenere tutti i pezzi dell'uniforme su di te è molto molto importante. Come è importante anche l'inglese, che è obbligatorio, ho già spiegato in un video precedente come diventare hostess e vi lascio comunque il link in descrizione, seguiti anche da altri video che ho pubblicato su questo argomento. Dunque, se volete dettagli, dopo aver guardato ovviamente questo video fino alla fine, potete informarvi cliccando sul link sotto il video.
Dall'altra parte, essere predisposti ad accordare il primo soccorso ai passeggeri in quanto siamo gli unici a poterlo fare quando ci si trova in aria e poi eseguire il compito di effettuare una dimostrazione di sicurezza che è quella che vedete nel momento in cui entrate nell'aereo, quindi siamo tutti seduti, le porte dell'aereo sono chiuse e iniziamo a fare la dimostrazione di sicurezza facendo mostrare la veste di salvataggio e tutto quello che serve in caso di emergenza. Dunque, a questo lavoro si può accedere a tutte le età e vedete un po', io sono entrata a far parte di questo lavoro, sono entrata a far parte a 40 anni quasi, quindi ho pubblicato anche un video su questo argomento, se volete comunque vi lascio comunque il link nella descrizione. Dunque, qualsiasi età tu puoi diventare. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro livello di inglese e come vi siete trovati voi a un certo punto della vostra vita, se avete esperienza o meno. Quindi lasciatemi un commento e io provvederò a rispondere al più presto possibile. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e mi farebbe piacere tantissimo se vi iscrivete al mio canale così restate aggiornati con le ultimissime sull'aviazione. Da questo momento io cercherò di pubblicare un nuovo video ogni venerdì, non più sabato. Comunque ragazzi, mi ha fatto piacere sentirvi e mi ha fatto piacere fare questo video per voi e ci vediamo la prossima volta. Ciao!